Il mio rapporto con la storia di Pinocchio ha due parti abbastanza separate, tutte e due quando ero bambino, due cose importanti. Una che mio padre ce l'ha lessa, a me e a mio fratello, forse proprio il primo libro che ci ha letto, e quindi la conoscevo già abbastanza bene, aveva lasciato un'impressione forte. Poi la cosa importante del Pinocchio di Comencini, che venne fuori nel 72 in 5 puntate per la Rai e che lasciò un'impressione enorme, soprattutto sui bambini di quel momento. Quando ho saputo che Matteo Garrone stava facendo il film di Pinocchio, sono stato molto, molto eccitato all'idea e di forse poter lavorare con lui, e poi quando veramente abbiamo cominciato a lavorare insieme è stata un'esperienza molto, molto bella, molto interessante. La prima cosa che Matteo mi ha detto quando ci siamo incontrati è che lui sentiva una voce, soprattutto per la fata, e quindi quello è stato, diciamo, il punto di partenza. Cominciando a lavorare con una voce, abbiamo una voce formidabile che è quella di Petra Magoni. Altri temi sono cominciati a emergere un po' da una ricerca di temi in parte per i personaggi, ma non solo, anche di un certo stato d'animo che accompagna un po' tutto il film, di questa inquietudine di Pinocchio che non riesce mai a star fermo, è sempre per la strada e ogni volta che vuole arrivare da qualche parte, qualche ostacolo si mette nel mezzo. C'è un'ansia, un'inquietudine nel Pinocchio. Geppetto è un personaggio interessante nella dinamica della storia, perché si vede molto all'inizio e vediamo la storia attraverso i suoi occhi in realtà all'inizio. Babbo. Babbo. È nato un figlio! È nato un figlio! C'è un figliolo! È nato un po' un tema iniziale che è più contento e meno inquieto, perché in realtà l'inquietudine poi appartiene a Pinocchio in realtà. Un tema direi di allegria, insomma, un tema leggero di allegria, di felicità, che accompagna Geppetto anche nella sua solitudine e nella sua
nella sua povertà, nella fame che ha, però è una figura molto positiva, molto ottimista. Ho cercato di ricollegarmi a un linguaggio che sento molto italiano, che non ha proprio niente a che vedere con la mia esperienza di compositore all'estero. La cosa più vera che posso dire è che è un omaggio a un certo linguaggio musicale che io mi porto dietro da quando ero bambino, di cose italiane e forse anche e soprattutto di quel Pinocchio di Comencini, nella scelta degli strumenti, per esempio, che ha usato nella colonna sonora di Pinocchio. Ovviamente un omaggio a Fiorenzo Carpi, anche nel desiderio di trovare un linguaggio semplice che però uno spera non sia banale. C'è una vena popolare, c'è una vena rustica, chiamiamola, in Pinocchio. Però ci sono anche dei temi abbastanza sofisticati, direi, nella storia, anche volendo mantenere un linguaggio semplice e popolare, chiamiamolo. Chissà come si impara ad essere sicuri che dietro ad ogni curva c'è l'inizio di un sentiero. Chissà come si cresce senza mai dimenticare che dietro ad ogni viso c'è un pensiero. Ma tu non vedi l'ora di scoprire passo passo se dietro ad ogni curva ce n'è un'altra per davvero, se questa strada bianca non finisce proprio mai, e se verrà la luna a farti luce mentre vai. E ti diverti a andare a non guardare indietro e pensi passo passo che non ti vuoi fermare. E sai che non vorrai mai più tornare indietro, e sai che non vorrai